Oggi 16 marzo, cominciamo con aver chiuso il venerdì con un piccolo loss perché avevo uno stop nella zona dei 25 e il mercato mi ha chiuso praticamente sotto e io sono andato a liquidare la posizione perché avevo paura del lunedì, di come poteva aprire il mercato. Se fossi stato a mercato sarei dentro e sarei andato bene in profitto e anche a target, però non potendolo sapere bisogna accettare anche gli stop. Questa è solo una premessa. Quindi mercato che apre nella zona dei 6.007, vediamo ora cosa andrà a fare. Partiamo da ovviamente un mensile ancora short, però c'è un piccolo cambiamento nel weekend. Bisogna vedere come chiuderà oggi, soprattutto perché mi sta già andando sopra la settimana scorsa, ovviamente sopra l'apertura della settimana scorsa, sopra la chiusura della settimana scorsa, c'è ancora tutta questa week da recuperare. Oggi mercato che se rompe i 6.007, ve lo faccio vedere qui da overchart. Ok, se rompe i 6.007 sarebbe questa zona, si potrebbe arrivare tranquillamente nella zona dei 6.730. Non credo che oggi può fare un allungo esagerato, però ci sta, ci sta. Questa barra nera ricordiamo che sono i minimi di febbraio, qui sotto abbiamo i minimi di marzo, sempre con un doppio minimo mensile da attenzionare. Ok, allora, tanto mi è scappato overchart, lo rimettiamo a posto nell'altro schermo. Benissimo. Vi faccio vedere anche l'heatmap, che oggi è interessante l'heatmap per ora. Vedete? Qui è una grande lotta nella zona ovviamente dei 6.007. Ora c'è da aspettare per vedere come andranno avanti le contrattazioni. In questo momento io non mi sento di operare intraday perché devo avere delle conferme. Ora me lo sta dando il volume zone. Se la zona sta sopra questa zona qui, cioè il mercato sta sopra questa zona qui, allora si potrebbe entrare long, lo stop si va a mettere sotto il minimo, lo faccio vedere. Single print recuperate anche qua in ETH. Quindi ora prossimo target sarebbe i 6.770. Deve rompere con decisione. Per ora pochi volumi. Qui siamo ancora sul contratto vecchio, poi tra domani e dopodomani si rollerà al contratto nuovo con scadenza a giugno. Mercato che è in stallo qui sopra, vicino ai massimi ETH, il delta però è ancora negativo, quindi vuol dire che non è ancora pronto per andare long. Ma si potrebbe anche speculare su uno short con lo stop ovviamente sopra i massimi per andare a prenderci questo bel POC qui. Insomma, comunque sarebbero, occhio e croce, una trentina di punti che in intraday non sarebbero male. Ora, se il mercato nella prima mezz'ora mi arrivasse in questa zona, potrei iniziare a strutturare un long.
se arrivasse ovviamente in questa zona qui. Perché si potrebbe speculare sul recupero e sul discorso che possa essere un mercato oggi rotazionale. Questo è il big trade, vedete che comunque c'è ancora contratti long molto attivi. I short ora stanno per essere assorbiti, che si vede, io lo vedo dal footprint che c'è un altro schermo. Se vengono assorbiti il mercato potrebbe andare su. Sì. Avrei preferito una piccola liquidazione e poi una partenza longa, piuttosto che una partenza così nel caso diretta. Oh, mercato che va a rompere i massimi di stamattina dell'ETH. Oh, ora sì. Ora. Andiamo long. Benissimo. Lo stop lo mettiamo qui. Qui andiamo a mettere una mediazione. Un'altra mediazione. E il target. Il target lo mettiamo in questa zona. Andiamo a guardare un attimo anche sul daily se c'è che altra zona del POC, 29,50, sempre 29,50, noi il target, eccolo qui, lo mettiamo in questa zona, se ci arriva bene, altrimenti si va in stop. Footprint per ora favorevole sempre al long, i short sono stati assorbiti, ve lo faccio vedere. Vedete? Qui tutto negativo, qui tutto positivo. Quando succede questo vuol dire che la candela precedente, in questo caso i short, sono stati tutti assorbiti dai long e il mercato vuole continuare per questa tendenza. Vedete che sta sempre aumentando il delta percentuale in aumento, quindi per ora si dovrebbe andare su. Queste zone ora diventano zone di supporto. Questa prima zona di possibile resistenza, non la vedo da Litmap una grande resistenza, ma sicuramente quando ci sono queste barre rosse e verdi, il mercato ci va anche solo per un attimo a ritracciare. Nvidia, la maggior parte è tutto green, quindi per oggi io non la vedo una giornata assolutamente short. Questa è la mappa dell'SP. E ora vediamo di cosa ha voglia di fare. In questo caso il mercato sta accelerando perché anche in questa zona ci sono stati meno volumi. Andiamo a leggere anche un'altra cosa che ci può essere d'aiuto. Abbiamo una TR giornaliera RTH di 95 punti, quindi c'è il rischio che il mercato possa
si potrebbe spingere fino a questo livello, se continuasse ovviamente tutto il long, almeno, qua siamo 80, però 80 punti sarebbe questa zona qui. Target bello impegnativo per l'intraday, non me lo sento ovviamente di fare, preferisco uscire in questa zona, prendere il mio profitto e arrivederci, grazie. Si appoggia su un fair value gap, notate anche questa cosa, che è tutto importante in questo mondo qui. Si appoggia su questo fair value gap, il mercato spinge. Trader retail, però anche noi siamo trader retail. Ok, 19,75. Zona del 50% della settimana scorsa, guardate cosa fa il mercato, ritraccia. È tutto importante. Ragazzi, io vi saluto, questo è il mio trade per oggi, poi nel pomeriggio non farò altre entrate nel caso che questo si chiuda. Se si dovesse chiudere in positivo, bene, se si dovesse chiudere in negativo, proverò a lavorare di nuovo in serata per vedere se ci fossero delle occasioni di entrata. Grazie mille a tutti. Buona